Ciao a tutti. Benvenuti su Segreti Turchi. Tutti i dettagli sono nel nostro video. Prima di continuare, non dimenticate di iscrivervi al canale e di condividere il nostro contenuto. Grazie di cuore. I social hanno di nuovo catturato momenti intensi nella vita delle star. Questa volta è stata Elçin Sangu a sconvolgere i suoi follower con un post pubblicato nella tarda serata di ieri su Instagram. Con gli occhi lucidi e la voce spezzata, l'attrice ha chiesto aiuto per la salute di sua figlia, trasformando la sua bacheca in un punto di ritrovo di sostegno, abbracci virtuali e consigli. In poche ore, il post di Elçin si è riempito di migliaia di commenti, parole affettuose, preghiere, promesse di vicinanza e una catena spontanea di solidarietà che ha travolto tutta la comunità che la segue da anni. Nel messaggio, semplice ma potentissimo, Elçin ha condiviso il suo stato d'animo di madre in ansia e ha chiesto supporto affinché la piccola riceva ogni cura possibile. Ha ringraziato chi l'aveva già contattata in privato e ha invitato chiunque potesse farlo a unirsi a lei e a Bar Arduk in questa battaglia familiare. Quelle frasi, intime e sincere, hanno scosso i fan, che in massa hanno risposto con note incoraggianti per tranquillizzare la coppia. Bar, poco dopo, ha ricondiviso la storia di Elçin aggiungendo poche parole, ma decisive. Siamo grati per ogni messaggio, per ogni suggerimento, per ogni pensiero buono rivolto alla nostra bambina. Un gesto che ha contribuito a dare ancora più risonanza all'appello e a far percepire quanto uniti stiano, affrontando questo momento. Volti noti del mondo dello spettacolo si sono fatti sentire subito. C'è chi ha postato messaggi di solidarietà taggando Elçin e Bar, chi ha inviato indicazioni su specialisti e strutture, chi ha raccontato la propria esperienza per infondere forza. Non sono mancati commenti di medici, infermieri e professionisti della salute che, pur dimostrando empatia, hanno ricordato quanto sia importante gestire con prudenza queste richieste sui social, verificare con attenzione le informazioni e seguire percorsi clinici affidabili. La dimensione pubblica dell'appello ha incontrato la responsabilità di chi ogni giorno lavora nella sanità, un invito alla vicinanza, sì, ma anche alla cura di non trasformare l'ansia in confusione. Il video in cui Elçin, trattenendo a fatica le lacrime, parla della figlia e ringrazia la community ha colpito nel profondo. Le sue parole, pur senza entrare in dettagli clinici, hanno restituito la tensione di un'attesa e la paura di una madre, tenuta in piedi dalla speranza e dall'amore. Si vede Bar al suo fianco, una mano a stringerle la spalla, l'altra a scorrere tra i messaggi che scorrono senza sosta. Un istante familiare catturato dalla fotocamera, eppure così condiviso da sembrare un abbraccio collettivo. Milioni di persone, dietro gli schermi, hanno percepito quella fragilità e l'hanno trasformata in vicinanza. In poche ore l'appello è diventato un argomento di tendenza e ha attirato l'attenzione di decine di testate, che hanno rilanciato la notizia con titoli forti. La rete ha iniziato a muoversi in blocco, gruppi di fan hanno attivato iniziative di solidarietà, impennate di messaggi privati, proposte di raccolte e di contatti con centri di eccellenza. È nata un'onda che ha superato i confini del fandom per coinvolgere il pubblico generalista, gli addetti ai lavori e persino utenti che non seguivano abitualmente la coppia. La potenza del racconto, il tono misurato e il coinvolgimento sincero hanno fatto il resto. Gli esperti interpellati dai media hanno ribadito un punto: quando le star aprono finestre così personali, il pubblico ha il dovere della delicatezza, e chi si propone di aiutare deve farlo in modo responsabile. Non basta condividere, occorre verificare fonti, evitare allarmismi, non divulgare dati sensibili. Consigli pratici, suggerimenti su protocolli e cliniche vanno incanalati in percorsi chiari, così che ogni indicazione si trasformi in un'opportunità reale e non in rumore. Messaggi che non hanno smorzato l'empatia, anzi l'hanno resa più consapevole, più matura, più utile. Intanto, le ore passavano e sotto il post di Elçin scorrevano migliaia di cuori, di parole, di racconti. C'erano padri e madri che ripercorrevano momenti simili vissuti in passato, persone che offrivano contatti diretti con specialisti rinomati, fan che si limitavano a scrivere "o siamo con voi". Quella bacheca si è trasformata in un mosaico emotivo, un luogo in cui la paura sembrava per un attimo meno ingombrante perché condivisa. E nel mezzo di tutto,
Elchin e Bar ringraziavano, promettendo di aggiornare quando possibile, di leggere tutto, di accogliere i messaggi con gratitudine. La storia è rimbalzata su ogni piattaforma, clip, screenshot, estratti del video hanno invaso i feed. Ogni rilancio aggiungeva una parola di conforto, un invito a pregare, un suggerimento pratico. Alcuni colleghi, noti per la loro riservatezza, hanno rotto il silenzio con frasi brevi ma significative. Siamo qui, forza, non siete soli. E quella sobrietà ha colpito quasi più delle dichiarazioni più lunghe. Quando le parole rischiano di non bastare, la presenza diventa messaggio. Mentre si parlava senza sosta dell'appello, la coppia ha provato a mantenere un minimo di normalità, poche storie, un ringraziamento collettivo, qualche immagine di mani intrecciate. Si percepiva la stanchezza, ma anche la lucidità di chi sa che esporsi comporta un peso e una responsabilità. L'attenzione mediatica non era soltanto un faro puntato, ma anche una potenziale risorsa, canali aperti, opportunità, consigli verificati grazie alla rete di contatti che si stava creando attorno a loro. La richiesta di aiuto, sostenuta dall'abbraccio digitale, ha plasmato il racconto della giornata. Non più solo l'immagine patinata della coppia amata sullo schermo, ma due genitori stretti dalla stessa urgenza. Molti hanno sottolineato come Elchin, solitamente misurata nelle condivisioni private, abbia scelto di parlare proprio perché non c'è niente di più grande della salute di un figlio. E Bar, noto per il suo equilibrio, ha dato spazio al sostegno della community, convinto che anche un singolo messaggio possa fare la differenza nell'indicare una via, un medico, una soluzione. Il mondo dell'intrattenimento ha reagito come raramente si vede, non c'è stata la corsa al sensazionalismo, ma piuttosto una gara di discrezione e comprensione. Gli addetti ai lavori hanno raccontato la storia con toni rispettosi, consapevoli che dietro ogni titolo c'è la vita di una bambina e l'angoscia di due genitori. La narrazione si è concentrata sulla solidarietà diffusa, sull'effetto positivo del sostegno collettivo e sul ruolo di responsabilità di chi possiede un megafono mediatico. Con il passare delle ore, i messaggi hanno iniziato a intrecciarsi, a moltiplicarsi, a formare un filo di speranza tangibile. Alcune voci professionali, contattate direttamente, hanno offerto disponibilità immediata, consulenze, visite, orientamenti. La community si è dimostrata capace non soltanto di consolare, ma anche di attivarsi con tempestività. È questa la lezione che molti hanno voluto evidenziare. La sensibilità può essere il primo passo, ma la concretezza è ciò che trasforma l'affetto in aiuto reale. È diventata virale la clip in cui Elchin, asciugandosi una lacrima, ringrazia in 3 parole semplici e nette. Nessun artificio, nessuna retorica, solo una madre che riconosce il valore di chi la ascolta. Da quel momento, i commenti positivi sono aumentati ancora, e in molti hanno scritto di sentirsi parte di una stessa casa, di una stessa stanza, un salotto virtuale in cui la condivisione è l'unico arredo necessario. La presenza costante di Bar nelle immagini, sempre attento a far sentire la sua voce senza sovrastare quella di Elchin, ha consolidato la percezione di una coppia compatta. Naturalmente, non sono mancati i moniti di chi conosce bene le dinamiche del web. Le chiamate all'azione pubbliche comportano responsabilità. Chi offre un consiglio lo faccia con prudenza, chi rilancia, lo faccia senza alterare il senso, chi legge, ricordi che dietro uno schermo ci sono persone vere. Messaggi che sembrano scontati, ma che diventano cruciali quando un appello personale diventa un caso nazionale. Eppure, questa volta, l'equilibrio tra emozione e rigore è parso possibile. Quando le prime testate hanno raccontato la mobilitazione, hanno evidenziato l'aspetto umano prima ancora di quello mondano. È stato chiaro sin dall'inizio che il cuore della storia non era la notorietà, ma la vulnerabilità condivisa. In questo quadro, Elchin e Bar non sono stati soltanto 2 volti dello spettacolo, sono diventati il simbolo di tutti i genitori che, di fronte alla salute dei figli, mettono ogni cosa in secondo piano e chiedono al mondo di fermarsi un momento, di ascoltare. A fine giornata, l'aria attorno al profilo di Elchin era cambiata, più calma, più calda, come se la marea dei messaggi avesse lasciato una risacca di quiete.
La coppia ha assicurato che proseguirà a informare quando possibile e che, per il bene della piccola, alcuni dettagli resteranno privati. Una scelta che i fan hanno compreso, rispondendo con rispetto. Intanto, le campagne spontanee nate sui social continuano. Iniziative per diffondere informazioni verificate, raccolte di contatti di specialisti, messaggi coordinati per mantenere alta l'attenzione senza invadere. Tutto questo ha riportato al centro una verità spesso dimenticata: le celebrità, dietro i riflettori, vivono le stesse ansie di chiunque altro. Elchin e Bar, amati per i loro ruoli e la loro chimica sullo schermo, hanno mostrato una parte di sé che raramente appare: il timore, la fragilità, la richiesta di aiuto. E proprio per questo l'eco è stata così profonda. La risonanza non è frutto soltanto del nome, ma dell'autenticità. In serata, altre figure note hanno lasciato messaggi privati, preferendo non rendere pubbliche le conversazioni. Altri ancora hanno condiviso soltanto un cuore o una parola di sostegno. Piccoli gesti che, sommati, hanno creato una barriera affettuosa attorno alla famiglia. È in questi casi che si capisce quanto la fama possa diventare uno strumento per muovere solidarietà e non solo curiosità. La differenza la fa il modo in cui si chiede e in cui si risponde. Il giorno dopo, il tema continuava a occupare le prime posizioni tra gli argomenti caldi. Le redazioni, nel raccontare, hanno sottolineato nuovamente le raccomandazioni degli esperti: vigilare, filtrare, restare umani. Ogni nuova condivisione tornava alla radice del messaggio. La richiesta di sostegno per la piccola e la volontà di trasformare l'emozione in azione positiva. E man mano che la storia si consolidava, cresceva la sensazione di far parte di un impegno collettivo, non effimero. Molti fan hanno raccontato come il sorriso di Elchin in tanti ruoli li avesse accompagnati in momenti difficili, e che ora toccasse a loro restituire un po' di quella luce. Altri hanno ricordato la compostezza di Bar, interpretandola come garanzia che ogni passo sarà ponderato e ogni proposta valutata con attenzione. Si è creato così un circuito virtuoso in cui fama, responsabilità e comunità hanno trovato un punto d'incontro. Più volte, la coppia ha ringraziato specificando di avere una squadra di professionisti al lavoro, ma di non sottovalutare l'importanza dei messaggi ricevuti. È raro che parole e gesti digitali abbiano un peso così concreto. Eppure, in questa vicenda, l'onda di sostegno è riuscita a restituire a due genitori un'energia nuova, una calma operativa, la sensazione di non essere soli nelle ore più pesanti. È questo, forse, il dono più grande di tutta la mobilitazione. E se qualcuno temeva che il clamore potesse trasformarsi in un'eco vuota, la realtà ha mostrato il contrario. La conversazione non si è spenta in fretta, ha preso strade utili, ha acceso riflettori su percorsi di cura e su storie simili rimaste in ombra. L'appello di Elchin ha creato spazio anche per altre voci, senza togliere centralità alla piccola, ma aprendosi a un senso più ampio di empatia. Una trama di fili che si annodano e si sostengono a vicenda. Nella memoria di chi ha seguito quelle ore resterà un'immagine: Elchin che, a fine video, ispira profondamente e ringrazia ancora una volta, e Bar che la guarda come a dire: "Oh, ce la faremo". È una scena minima, ma racchiude il senso di tutto. La fragilità che non si vergogna di mostrarsi, la forza che nasce dall'unione, il sostegno che arriva da chi sceglie di esserci. È per questo che, ancora oggi, i messaggi continuano ad arrivare, con la stessa intensità della prima notte. Questa storia ha rimesso al centro l'importanza dell'empatia e della solidarietà nel mondo dello spettacolo. Ha mostrato come la notorietà, quando incontra un bisogno reale, possa trasformarsi in una rete protettiva. E ha ricordato a tutti che ogni appello comporta responsabilità condivise, di chi parla, di chi rilancia, di chi ascolta. Ma quando ognuno fa la sua parte, l'aiuto prende forma, e la speranza smette di essere solo una parola. Siamo arrivati alla fine del nostro video. Se vi è piaciuto, iscrivetevi a Segreti Turchi e condividetelo. A presto!